they say you got the real thing when nothing else matters. I love you like that, I love you like that, I love you like, I love you like that. Know how they say you got the real thing when nothing else matters. I love you like that, I love you like that, I love you like that. I love you, I love you, I love you like that. All I wanna say is I got the real thing when nothing else matters. I love you like that. All I wanna say is I love you like that. I love you like that. Yeah, you. I love you like that. Yeah, you. Eccoci qui, siamo alla prima internazionale mondiale, alla prima mondiale della nuova Mercedes classe A. Andiamo a scoprire un po' da vicino, si è appena svolta la presentazione ufficiale, tantissima resta di giornalisti, ve la facciamo un po' vedere meglio. Hey Mercedes, you look amazing. Thank you, that's so sweet. I'm blushing. Il look della nuova Mercedes classe A non è cambiato drasticamente, ci sono tanti dettagli che la rendono più moderna, come il frontale affusolato che richiama quello della CLS. Sono presenti fari a LED intelligenti multibeam che adattano il fascio luminoso in base alle condizioni ambientali ed a quelle del traffico. La vettura è più lunga di 13 cm e più larga di 2, misura esattamente 4,42 m, i passaruota più grandi possono ospitare ruote fino a 19 pollici. Nel posteriore ridisegnato troviamo nuovi fari che si estendono armoniosamente fino al portellone. Tre i motori disponibili al lancio, un 1.400 turbo a benzina da 163 cavalli sulla A200 dotato del sistema di disattivazione dei cilindri abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti, un 2000 turbo sempre a benzina da 224 cavalli sulla A250 e uno diesel 1.500 con 116 cavalli sulla 180D, entrambi dotati di serie del cambio automatico a doppia frizione con 7 rapporti, che è opzionabile anche sulla motorizzazione più piccola 1.400 della A200. Ma la vera novità di questa nuova Mercedes classe A con modalità di guida parzialmente automatica è all'interno, dove debutta il sistema multimediale MBUX con due monitor affiancati da 7 e 10 pollici. Lo schermo centrale è anche touch, ma è possibile comandare il sistema in più modi, con il touchpad posto sul tunnel centrale, con il pulsante a sfioramento sulla radra del volante oppure tramite comandi vocali intelligenti. Il passo aumentato migliora l'abitabilità interna con più spazio per testa e spalle, mentre l'accesso ai sedili posteriori è agevolato da portiere più grandi. La visibilità alla guida è migliorata grazie ai montanti modificati. Anche la capacità del bagagliaio è stata incrementata di ben 29 litri per un totale di spazio disponibile al carico arrivato a 370 litri. I prezzi di questa nuova classe A saranno annunciati a marzo in occasione del Salone di Ginevra, quando verrà dato anche il via agli ordini presso i concessionari, ma non si discosteranno molto da quelli della precedente generazione e partiranno dalla soglia dei 25.000 euro. La nuova classe A sarà inoltre disponibile con il sistema di trazione integrale permanente 4MATIC che permetterà di affrontare ogni tipo di terreno, grazie alla ripartizione della coppia completamente variabile sulle 4 ruote. La gamma si amplierà entro fine anno con la sportivissima AMG e non mancheranno le versioni ibride. Il CEO di Daimler, che abbiamo visto ad inizio video, ha annunciato che entro il 2022 tutte le Mercedes saranno elettriche o elettrificate.